La 14ª Goddess of Stardom Tag League è ormai alle porte e quest'oggi daremo uno sguardo a tutte le squadre partecipanti, cercando di capire chi potrebbero essere incoronate vincitrici. Prima però è doveroso spiegare ai neofiti di questo torneo le regole che lo circondano o anche per ricordare ai più avvezzi cosa aspettarsi in questa nuova formula. Il torneo di quest'anno sarà composto da 16 team che a loro volta saranno divisi in due gruppi, gruppo A e gruppo B, da 8 squadre ciascuno. I team si affronteranno ovviamente uno alla volta con le squadre che riceveranno 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e 0 punti per ogni sconfitta. Al termine del girone i 3 team che avranno guadagnato più punti passeranno alle fasi successive, con la seconda e la terza dei rispettivi gruppi che si affronteranno in un match a eliminazione diretta. La vincente di questa battaglia affronterà la prima classificata del proprio gruppo. A sua volta la vincente di questo ennesimo scontro affronterà la vincente dell'altro gruppo per decretare le regine indiscusse di questa 14ª Goddess of Stardom Tag League. Dunque, rispetto allo scorso anno, questo torneo vedrà una sorta di quarti di finali e di finale, prima di scoprire chi metterà al dito i preziosi anelli dati in premio alle vincitrici indiscusse. Fatto i doverosi accorgimenti, direi di passare ad esaminare i due gruppi, partendo dal gruppo A o rosso se preferite. Quello che salta subito all'occhio è il team di Fukuoka Double Crazy, squadra composta da Azuki e Ekoguma, diventata ormai leggendaria direi. Eh sì, perché Fukuoka Double Crazy parte di certo come uno dei team papabili per la vittoria del torneo, grazie alla loro abilità, la loro alchimia e la loro esperienza nella divisione tag. Ricordiamoci di come Fukuoka Double Crazy abbia già vinto una volta la Goddess of Stardom Tag League nel 2021 e sono sicuro che vorranno di certo ripetersi anche quest'anno per poi puntare alla conquista dei Goddess of Stardom Titles per la quarta volta. Nel gruppo A però non solo le Fukuoka Double Crazy sono team appetitosi che potrebbero raggiungere la finale, sì, perché anche il team composto da Saya Kamitani e Konami potrebbe facilmente dire la loro. Lo status di entrambe le lottatrici non è di certo da prime arrivate, anzi la loro esperienza nel quadrato potrebbe essere fonte della loro forza e andare a coprire la poca alchimia che c'è tra di loro. Sì, perché è giusto dire che se da un lato Konami e Saya Kamitani possono di certo fare affidamento sul loro talento in singolo, non è altrettanto sicuro che possano farlo anche in coppia, anche perché non sono certamente abituati a fare squadra. Un altro team a cui dovremmo prestare attenzione, diciamo, è O2 Line, il team formato da Azumi e Miyu Hamasaki. Al contrario della squadra di Saya Kamitani e Konami, O2 Line ha una buona alchimia, anche se non straordinaria ovviamente come Fukuoka Double Crazy, ma sanno comunque il fatto loro. È ormai da diverso tempo che Azumi e Miyu Hamasaki fanno squadra, già dai tempi di Queen's Quest, quindi si conoscono molto bene, sanno come unire le forze per affrontare avversarie sulla carta più esperte di loro. Inoltre Miyu Hamasaki sembra aver riscoperto se stessa, perché da quando è passata in Neo Genesis stiamo vedendo una nuova Miyu più sicura di sé, più adulta se vogliamo, una Miyu Hamasaki che può ambire a qualcosa di importante. Questi 3 team quindi sono, a mio parere, quelli che, potrebbero con più facilità passare il turno e, avviarsi verso i quarti di, finale. Passiamo ora al gruppo B o blu se preferite, dove troviamo lì, in bella mostra le campionesse in carica, Momo Watanabe e, Thekla, che difficilmente vinceranno il torneo, ma che punteranno comunque a fare bella figura arrivando almeno ai quarti di finale.
Un altro team che può di certo puntare alla vittoria finale è Restart, squadra composta da Natsupoi e Saori Yano, un team ormai super collaudato che fa dell'alchimia il suo punto di forza, ma c'è di più. Sì, perché non si può non affermare che il 2024 di Cosmic Angels sia stato finora galattico. Ad oggi Tam Nakano, Natsupoi e Saori Yano possono vantare l'aver vinto numerosi titoli, tra cui la Red Belt e la White Belt, e proprio ora Tam Nakano e Natsupoi sono double champ, detenendo anche gli Artist of Stardom Titles insieme a Saori Yano. Un 2024 dunque indimenticabile per le ragazze di Cosmic Angels, un 2024 che vorranno di certo chiudere in bellezza, magari acciuffando anche la Goddess of Stardom Tag League. Impresa difficile, sì, quello è vero, ma non impossibile. Un'altra squadra da tener d'occhio è Win Gori, sì, perché il team formato da Hanane e Sayahida può impensierire chiunque grazie alla loro ormai consolidata formula. Hanane e Sayahida si conoscono perfettamente, sanno rendere i loro match unici. Sono un team estremamente difficile da battere. La prova di ciò che sto dicendo risale al loro regno come New Blood Tag Team Champions, un regno durato ben 299 giorni. Dopo quindi aver detenuto per così tanto tempo i New Blood Tag Team Titles, Win Gori è pronto a fare un salto di qualità e a conquistare i più blasonati Goddess of Stardom Titles. Un'impresa alla loro portata, direi. SLK e Suzuki invece non si conoscono bene quanto altri team di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma possono contare sul loro talento cristallino che in singolar tensione le hanno rese due star importanti della compagnia. E se che in realtà non è nuova a collezionare allori in coppia, essendo lei già stata Goddess of Stardom Champion con Momo Watanabe ai tempi di Oedo Tai, quando le due atlete formavano il team chiamato Black Desire. Una SLK dunque che sa come comportarsi anche nella categoria di coppia, e ciò sa farlo bene anche Suzuki, in realtà perché durante lo scorso anno, Suzuki ha fatto spesso coppia con Mei Seira, formando il team nominato Crazy Star. A dire il vero, infatti mi ha stranito, non vedere questo team prendere parte al torneo, ma tant'è. Fatto sta che Suzuki può già contare un regno come Goddess of Stardom Champion proprio con Mei Seira, un regno a dire il vero che è durato soltanto pochi giorni, 36 per l'esattezza, ma che conferiscono comunque a Suzuki l'esperienza necessaria per lavorare in team con Starlight Kid e per puntare alla vittoria del torneo. Secondo me, quindi, questi 3 team, insomma, di cui vi ho parlato poc'anzi, sono i candidati maggiori a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, per quanto riguarda il gruppo B o blu, se preferite. È ancora presto per dire con certezza chi vincerà il torneo o chi dei team coinvolti arriverà in finale, ma voglio sbilanciarmi e credo che una possibile finale potrebbe essere quella tra Fukuoka Double Crazy e SLK e Suzuki. Alla fine Fukuoka Double Crazy è sempre Fukuoka Double Crazy, voglio dire, è uno dei team più collaudati della Stardom e non sarebbe di certo una sorpresa vederle gareggiare per la vittoria del torneo. Dobbiamo anche ricordarci come lo scorso anno Fukuoka Double Crazy fu costretto a lasciare anzitempo il torneo per colpa di un infortunio che aveva colpito Guma, impedendogli di continuare il campionato. Dunque Fukuoka Double Crazy ha tutta l'intenzione di rifarsi dalla sfortuna che l'aveva colpito lo scorso anno. Mentre per quanto riguarda Starlight Kid e Suzuki, Neo Genesis è un gruppo nuovo e avrebbe bisogno di iniziare a macinare vittorie e trofei per scalare le gerarchie all'interno della Stardom. Ecco perché, una loro vittoria potrebbe iniziare a mettere sotto i riflettori maggiormente questa stable super talentuosa. Dunque, a mio avviso, questa è una finale più che possibile, ma
In realtà di finali alternative ce ne sono a bizzeffe. Ecco perché vi invito a farmi sapere i vostri pronostici, nonché i vostri pensieri sulla 14ª Goddess of Stardom Tag League qua sotto nei commenti. Dunque, mano alla tastiera e sbizzarritevi. Prima di salutarvi vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Con Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che accade intorno alle vostre atlete preferite. Detto questo, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto. Grazie di cuore a tutti voi. See you next time. Bye poi!